Quindi noi abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo fatto l'inno al Logos, le nozze di Cana, la Samaritane, il pane. Questa sera faremo l'adultera e Gesù che si autoproclama buon pastore. Se dovessimo fare tutto, allora dovremmo prenderci l'impegno di fare il Vangelo di Giovanni per almeno 2 anni di seguito. E lì vedete, per esempio, noi abbiamo tralasciato la figura di Giovanni Battista, la chiamata dei primi discepoli, Gesù che scaccia i venditori del Tempio, il dialogo tra Gesù e Nicodemo, l'ultima testimonianza che Gesù fa sul Battista e poi la guarigione, un miracolo, il miracolo del paralitico della piscina di Betsaida, poi un lungo discorso che Gesù fa con gli scribi farisei sull'opera del figlio mandato dal padre. Abbiamo saltato l'episodio in cui Gesù dice: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Abbiamo saltato anche l'episodio dove Gesù spiega chi è e dove va, l'episodio in cui Gesù proclama se stesso luce del mondo, l'altra discussione con i giudei dove Gesù viene messo in parallelo con Abramo. Saltiamo l'episodio del cieco di Gerico, la festa della dedicazione e poi il miracolo di Lazzaro e la cospirazione contro Gesù. Cosa dire? Nella vita si fa quello che si può, di più non è possibile. Quello che abbiamo fatto però lo abbiamo fatto discretamente bene, per cui la mentalità giovannea ce la portiamo a casa senz'altro. Ora, per il discorso che dobbiamo fare questa sera, e cioè affrontare la lettura di Giovanni capitolo 8 versetto 1-11, occorre fare una precisazione, e la precisazione la troviamo alla linea 42, 43, 44 e 45. Quando noi leggiamo i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, noi dobbiamo sempre tenere presente che questi evangelisti ci offrono l'avvenimento così come è avvenuto, però arricchito da una elaborazione teologica. Per cui dentro al testo, dentro alla narrazione stessa, voi trovate degli elementi che, per chi ha l'occhio un po' esperto, chiaramente sono elementi che l'Evangelista ha infilato dentro, sia ai discorsi di Gesù, sia ai miracoli o qualunque altra cosa compiuta da Gesù. Per oggi si muove sempre su 2 piani soltanto: il piano del fatto e potremmo dire il piano della interpretazione del fatto. Questo è inevitabile per tutti. Non è che si possa raccontare il fatto. Questo è un mito che viene dall'illuminismo settecentesco, che di fatto è impossibile. Voi siete vigili. Avviene uno scontro, una macchina che arriva da Treviso e una che arriva da Udine si scontrano qui nella circonvallazione. Voi dovete fare il verbale dello scontro. Dovete pur dire: una macchina proveniva da... E perché cominciare con quella? Si può cominciare con quella che arriva da Udine, sì o no? Che ci piaccia o meno, il fatto che noi cominciamo con una e mettiamo al secondo posto l'altra è già una scelta narrativa che abbiamo fatto. Può essere una scelta consapevole. Chi ci tiene molto alla frivolanità senz'altro metterà la macchina che veniva da Udine per prima,
Chi non ci tiene alla frivolanità mette la macchina che gli pare. E poi via via nella descrizione il modo di descrivere manifesta sempre quelle scelte che sono previe nella persona che sta valutando ciò che è accaduto. Non esiste dunque la descrizione di un fatto che possa dirsi totalmente oggettivo. Perciò il fatto che nei sinottici noi troviamo gli avvenimenti di Gesù o le parole di Gesù ritoccate dagli evangelisti stessi che stanno presentando una loro teologia, questo non ci deve destare meraviglia, perché ogni giorno quando noi leggiamo i giornali siamo, che ci piaccia o meno, artefici e vittime di questo modo di trasmettere un'informazione. Per Giovanni le cose non stanno. Dunque, questo esempio che vi ho fatto, se volete, lo possiamo mettere subito in pratica, toccandolo con mano. Prendiamo, tanto per fare un esempio che già dovreste conoscere, il capitolo 21 del Vangelo di Matteo. Capitolo 21, versetto 33. È un testo che abbiamo fatto insieme e che quindi non dovremmo perdere molto tempo a spiegare quanto ho detto. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dai contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto del mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Se noi leggiamo per esempio il Vangelo di Marco, noi non troviamo tutte queste belle cose qua. C'è la stessa parabola, ma non è raccontata così. Questa è raccontata così perché? Vi faccio solo anche qui, sull'esempio, un esempio solo. Prendete il versetto 35. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, l'altro e il terzo? Capite che c'è qualcosa che non funziona? Perché se noi vogliamo un crescendo, prima si bastona, poi si lapida, poi si uccide. E quindi questa sequenza verbale che mette prima l'uccisione e dopo la lapidazione è una sequenza verbale curiosissima. Ora provate a fare un'altra piccola fatica, andate al capitolo 23, al versetto 37. Siamo in tutt'altra situazione, Gesù se la sta prendendo con Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Notate la sequenza verbale? Uguale? Ma guarda, e questa uccisione e questa lapidazione che troviamo in bocca a Gesù in un suo discorso autentico riguarda chi? Chi sono le vittime di questa uccisione? Profeti e coloro che ti sono inviati, cioè i profeti ancora. Adesso facciamo una piccola fatica. Chi ha la Bibbia di Gerusalemme vada a pagina
è senza pagina. 17, 18, 19, a pagina 20, numerazione romana, e che non è segnata, dovete calcolarla. All'inizio, numerazione romana, trovate divisione della Bibbia ebraica. Anche nella vecchia edizione c'è la divisione della Bibbia ebraica. Riuscite a trovarla? Mica tanto. Dopo l'indice generale trovate divisione della Bibbia ebraica. Ci siamo, dottoressa? Va bene. Se chi è riuscito osservi bene gli scritti in rosso. La legge, poi i profeti e poi gli scritti. È la classica divisione ternaria della Bibbia ebraica. Provate a guardare i profeti, come sono suddivisi. Profeti anteriori e profeti posteriori, 2 gruppi, notate? Sì. Allora, abbiamo appurato 2 cose, che quel uccidere e lapidare Gesù lo ha adoperato in rapporto ai profeti. I profeti sono divisi in 2 gruppi. Adesso tornate presso Matteo capitolo 21, versetto 34. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Notate? Chi sono questi servi? I profeti. Tenete presente che mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Quanti sono i gruppi dei servi inviati? 2. Allora, capite che qui Matteo ha voluto infilare dentro una teologizzazione, ha voluto teologizzare. Allora, Dio è questo padrone, la vigna è Israele, i vignaioli sono i responsabili di Israele, i servi sono i profeti. Con Marco questo lavoro non potete farlo, perché Marco dice che il padrone invia un servo una prima volta, un servo la seconda volta, un servo la terza volta, e i castighi dei servi sono diversi. Dunque, quando io leggo il testo evangelico dei sinottici, devo sempre tenere presente che leggo 2 piani, uno incastrato dentro l'altro, il piano del fatto e il piano dell'interpretazione teologica di quel fatto. Nel caso concreto abbiamo visto una parabola. Con il Vangelo di Giovanni la cosa è più complicata. Torniamo alla nostra scheda. In Giovanni non sono solo 2 piani che si intrecciano uno con l'altro, ma sono 3. Alla linea 43, 44 e 45, sulla colonna di destra, notate quali sono i piani. C'è il piano dell'avvenimento storico, c'è il piano dell'elaborazione teologica, come per i sinottici. Ma in più, a complicarci la vita, in Giovanni c'è il piano della elaborazione simbolica. Cioè, dentro a questa ricchezza, Giovanni ci infila una terza cosa. Il risultato, dunque, è che noi troviamo 3 piani, uno incastrato dentro l'altro. Questo complica la lettura, ma contemporaneamente rende la lettura molto ricca. Noi questa sera facciamo l'esperienza diretta con un testo che tutti quanti conoscete, ma vi accorgerete che ci sono tanti di quei punti di domanda
che possono essere risolti solo e unicamente tenendo presente questi 3 piani di narrazione. Siamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, andiamo al versetto 1 fino all'11. Questo è uno dei testi che i biblisti di solito non desiderano commentare, e lo capirete anche perché. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivi di accusarlo, ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Noi vediamo il fatto. Gesù viene interrogato su un problema di tipo morale, giuridico-morale. Come risolve il problema? Lo risolve in termini estremamente brillanti, accettando la mentalità giustizialista dei suoi interroganti. Quelli che lo interrogano sono fiscali a livello giuridico. Vogliono la pena di morte per questa donna. E Gesù dice: sì, questo è giusto, ma allora bisogna essere giusti fino in fondo. Se voi chiedete giustamente la pena di morte per questa donna, è altrettanto giusto che chi gliela infligge sia persona giusta, cioè abbia osservato tutta la legge e quindi sia senza peccato. E non se ne trova neanche uno che sia senza peccato. Capite? È un bellissimo episodio storico in cui noi troviamo una mentalità tremendamente, direi quasi ossessivamente giuridica, e Gesù sconfigge questa mentalità con un giuridismo altrettanto ossessivo. Volete giustizia assoluta sia. Lei deve morire, ma chi la uccide non deve appartenere allo stesso tipo di persona del condannato a morte. Se lei ha mancato alla legge, può ucciderla solo chi non ha mancato alla legge. E il massimo della giustizia di Dio salva la donna. Ma questo è il fatto. Qual è la teologia che sta sotto? Secondo piano. È chiaro che qui c'è una misericordia di Dio che va oltre ogni nostra razionale comprensione. Umanamente si perdona una persona che chiede perdono. Uno mi fa un torto, mi chiede scusa, a questo punto io posso perdonarlo. La donna chiede scusa, eppure Gesù la perdona lo stesso. Sì o no? Capite allora che la misericordia di Dio va oltre quello che noi chiamiamo la prassi morale della riconciliazione sacramentale, perché per fare una buona confessione prima bisogna fare l'esame di coscienza, poi bisogna essere pentiti di quello che si è fatto, poi bisogna confessare il peccato, poi bisogna convertirsi, a proposito di non farlo mai più, e
poi adempiere la penitenza che il sacerdote ci dà. Sì o no? Sì. Forse avevamo dimenticato, vero, questi 5 punti. Non importa, Don Renato ogni tanto fa il catechista. Guardate che la donna non fa esame di coscienza, non si pente, non si accusa del peccato, non fa nessun proposito e non fa nessuna penitenza. Gesù la perdona e gli chiede solo di non fare più così. Capite che siamo in un altro pianeta rispetto a un certo tipo di logica normale che noi adoperiamo quando trattiamo il tema del perdono e soprattutto il perdono che viene da Dio. Questo già a livello teologico ci metterebbe un pochettino in imbarazzo, perché rompe quello schema che ci dà la sicurezza. Esame di coscienza, pentimento, accuse, proposito, soddisfazione, cioè adempimento della penitenza. E potremmo dedicare tutta la serata a questi 2 modi di vedere le cose. Il modo con cui la Chiesa ci insegna a chiedere perdono a Dio e il modo con cui Gesù perdona qui. Ma qui si apre adesso un baratro, perché vi dicevo, stiamo attenti che quando Giovanni parla sempre a 3 livelli. Proviamo a vedere il terzo livello. Quello ci aiuterà a capire meglio tutto il resto. Allora, saltiamo per un momento le prime righe e andiamo alla linea 62. Poi ci torniamo sopra le righe che abbiamo saltato. Se voi interrogate me come biblista e mi chiedete è un buon racconto, io vi direi no, non è un buon racconto. E vi spiego anche il perché. Prima di tutto, quando c'è un fragrante adulterio, lui e lei insieme, vengono condannati a morte tutti e 2. Lui dov'è se l'adulterio è fragrante? Questa è già una prima domanda che ci inquieta. Lì, alla linea 64, io vi ho messo alcuni dati. Tenete presente che per i 2 adulteri c'è la pena di morte che è sanzionata dal libro del Levitico e dal libro del Deuteronomio. Ma non è detto che tipo di morte. All'epoca di Gesù si strangolavano. Si vede che avevano lo stomaco col pelo lungo così. Il boia lo prendeva, crac, e faceva la fine del gallo. Faceva fare la fine del gallo. Pazienza. Tenete presente un altro dato. Scendiamo giù velocemente. La lapidazione, di cui qui si parla in maniera aperta, non riguardava di per sé l'adulterio, perché se notate alla linea 69-78 riguarda il sacrilegio, e lì avete i 2 casi, riguarda l'idolatria, lì ne avete 4. Pensate che anche il mago Otelma, se fosse vissuto, allora avrebbe fatto una brutta fine, perché anche i negromanti e gli indovini venivano lapidati coloro che uccidevano i propri figli in sacrificio agli dei. Dare i figli a Moloch significa questo. Noi friulani saremmo stati ultradecimati, perché anche i bestemmiatori venivano lapidati, senza tante storie. Chiaro? Qui dentro quanti di noi sarebbero rimasti superstiti? Beh, pochetti. Chi violava il sabato? L'animale che uccide viene lapidato. Il figlio ribelle viene lapidato.
Era un guaio essere definito figlio ribelle nell'Antico Testamento. Te lo ammazzavano con la lapidazione. E poi la ragazza che non arrivava vergine al matrimonio, veniva fatta fuori anche quella così, ma veniva fatta fuori anche quella, il caso è simpatico, il testo giuridico del Deuteronomio dice: se la ragazza era in mezzo ai campi e uno la sale e si approfitta di lei, pazienza, nessuno può farci niente. Ma se era in città e non ha gridato, erano pignoletti. Allora vuol dire che ci stava, e perciò trac, lapidazione. Ora, capite che la pena di morte per lapidazione di un adulterio è fuori da ogni comandamento. Perché noi abbiamo la documentazione giuridico-rabbinica che ci dice no, si muore soffocati. Secondo, la lapidazione è per tutt'altra cosa. Ora, tenete presente due altri dati. Il primo dato è questo, linea 66. L'abbandonare Dio, il dedicarsi ad altri culti, il diventare politeisti, veniva visto dai profeti come un adulterio. Io lì vi ho portato solo due esempi, Osea ed Ezechiele, dove con estrema chiarezza questi due profeti dichiarano Israele adultera perché si è dedicata al culto degli altri dei. Tenete poi presente un altro elemento. Nel mondo orientale bestemmiare equivaleva a abiurare alla fede. Ci siamo? Adesso vi diventa abbastanza facile fare 2 più 2 è 4. Non c'è il marito. La condanna non è allo strangolamento. La condanna è alla lapidazione. Adulterio è anche abbandonare Dio peccando. Chi è questa donna? La Chiesa. Ma Giovanni sta scrivendo verso il 100 d.C. Capite? La comunità cristiana pecca. Qual è l'uomo con cui pecca? È il demonio. È uno spirito immortale. Come si fa a sopprimerlo? Capite? E siccome il peccato è un atto di adulterio nella visione profetica, questo atto di adulterio contro Dio è un'abiura della fede e perciò merita la lapidazione. Se noi adesso torniamo a leggere il testo, la cosa ci diventa chiara. C'è il fatto, c'è la teologia del fatto, ma c'è anche il simbolismo che Giovanni ha voluto dare, sottraendo il maschio dal racconto e infilando come castigo per l'adulterio la lapidazione, che non c'entrava niente. Questo gioco rende il racconto storico per certi aspetti, teologico, ma anche simbolico. Vi è chiaro? Allora noi notiamo che qui noi troviamo un Gesù estremamente misericordioso verso la donna, fatto storico. Un Gesù che va fuori da qualunque schema di riflessione filosofico-teologica umana nel dare il perdono. Ma anche abbiamo un Gesù che perdona la sua Chiesa in maniera così grande. Quindi in un unico testo voi avete 3 messaggi.